E la mia mamma fa la stessa cosa, perché c'è un ragazzo che è morto suoi genitori e la mia mamma ha preso quando lui è piccolo, ancora piccolo, no? Ha preso mia mamma, ancora sta da loro. Quindi io quando mi sono venuto qua, che ho trovato questa situazione, lo penso a questo, che quello che semina, che cresce. Noi siamo Marco, Chiara. e ci troviamo davanti alla casa dove abitiamo da 25 anni circa, un vecchio casale che sta a nord di Roma. La comunità è nata da un gruppo che in realtà in gran parte proviene da una precedente esperienza comunitaria in cui avevamo fondato e gestito una delle prime case famiglia per ragazzi adolescenti in affidamento, da cui è nata l'esigenza e il desiderio di costruire una situazione comunitaria più a lungo termine. Ci aveva dato una grande carica, una grande gioia nel piacere di stare insieme e di aprire la propria casa, la propria dimensione di vita, e quindi ci è venuto spontaneo di immaginare una famiglia un po' più aperta in condivisione con altre famiglie. Mi ricordo quando ero ragazza che facevo i campi con la parrocchia, poi mi dispiaceva quando finivano questi campi perché ognuno tornava a casa propria. Parlavamo di andare a vivere insieme a 14 anni, perché quando stavamo insieme ci sentivamo meglio, ci sentivamo più forti, più capaci, riuscivamo a fare cose belle. Trovi quelle relazioni che ti sembrano profonde, ma perché non puoi viverle tutta la vita? Io di là ho pagato $800 per venire qua in Italia, ma dicono che era barca grande, invece non era barca, era gommone. Appena io mi sono arrivato nella spiaggia, l'ho trovato questo gommone là, non voglio entrare, ma mi hanno forzato per fare entrare per forza. Hanno preso il mio passaporto, i miei documenti e altre cose. Quando arrivi là devi entrare per forza, perché sennò quando vai tu devi dire altri, capito, che usano la gommone. Se non entri in Italia ti prendono e ti portano in prigione. Perché ti portano in prigione? Perché non vogliono loro che tu dici che cosa succede là. Abbiamo un po' faticato per trovare la casa, ma poi quando abbiamo trovato è stato molto bello, insomma, anche cominciare come 4 famiglie che di fatto sono una famiglia sola. Ecco, un po' difficile da spiegare, ma in realtà poi è tutto molto semplice. Qualunque cosa si debba decidere insieme si decide in riunione. Quello per noi è lo strumento di vita comunitaria, insieme alla lavagna. Prima non c'era il gruppo di WhatsApp, la lavagna era fondamentale. Dunque qui c'è uno spazio ampio comune al piano terra dove c'è la vita giornaliera della comunità, quindi c'è la cucina, ci sono i servizi, c'è un grande salone dove si mangia insieme e poi invece ai piani superiori ci sono questi piccoli appartamentini per le 4 famiglie. Noi fin da subito abbiamo tenuto distinto il ruolo della famiglia con i nostri figli da quello della comunità. Questo consente di far sì che la sera, per esempio, quando i bambini erano piccoli, si saliva, si stava un po' con i bambini a giocare nelle proprie stanze, si dava quello spazio che è giusto che i bambini abbiano anche come attenzione esclusiva, insomma, per consentire a loro di identificarci e di sentire gli altri come adulti vicini, come zii, come persone molto vicine che li vogliono molto bene, però insomma i genitori poi sono i genitori. Cioè, noi ci abbiamo un po' scommesso, all'inizio non sapevamo neanche come sarebbe andata. E in effetti ci immaginavamo che questa casa l'avremmo potuta dividere, però poi di fatto dopo tanti anni non abbiamo mai scoperto la necessità di mettere questi muri, insomma abbiamo lasciato la casa aperta e ci stiamo bene. Per i miei amici magari a cui lo racconto, a cui lo raccontavo, a cui devo spiegarlo, era molto strano, difficile da capire. Ci sarà la cucina comune, la TV comune, non capiscono come la TV possa essere in comune, si mangi tutti insieme. Un po' la dinamica di questo posto è difficile da spiegare. Ci siamo dati tante piccole regole di vita comune. Per esempio una banalità, gli orari di pranzo e di cena sono fissati con una certa puntualità, se no non si riesce a mangiare insieme, insomma. Ci siamo divisi un po' i compiti per la gestione delle attività. Per motivi di documenti, altre cose, andare a castura, a tornare, capito? Tutto Marco va. Io mi occupo della contabilità della casa. Poi ci sono anche Marco Tara per lavoro. C'è chi porta la spazzatura. E poi anche queste cose di residenza e tutto quanto.
e Cristina, c'è chi compra invece le verdure, le cose della salute e di Elena. io faccio la spesa di alcune cose. Quindi tutti hanno la loro parte, così, capito? All'inizio ci siamo anche molto protetti, per esempio, dalle accoglienze, avevamo delle belle energie, no? Perché tante persone messe insieme, e invece un po' di protezione per i nostri figli ce l'abbiamo avuta, quindi non ci siamo sentiti subito di accogliere molte persone in casa. Questa è una cosa che è venuta un po' con il tempo. Io, questa è la mia stanza qua. Questa qua che è la mia stanza, che dormo là. Sono molto contento quando l'ho trovato questo, che mi hanno detto questa è la tua stanza, vive da solo. Io sono molto contento, è una cosa bellissima. Perché prima era 6 persone e una stanza, tipo quello mio, siamo 6. Essendo un ambiente familiare grande, fatto di tante persone, di tante energie e di tanta forza, non facendo appunto una struttura specializzata, ma dando l'opportunità dell'ambiente familiare a qualcuno che potesse approfittarne. E questo fatto della relazione è forse proprio il tesoro nascosto che c'è in questa nostra vita insieme, perché effettivamente ci ha dato una carica che da soli non avremmo avuto la forza di mandare avanti questi sogni, insomma, perché poi questo vuol dire dare corpo a dei sogni. Se ripenso ai nostri figli, qualche volta ci chiedevamo, no, con un po' di timore, chissà cosa gli abbiamo negato, forse facendo una scelta un pochino diversa. E loro adesso ci dicono, ma in realtà voi ci avete messo il mondo in casa. Penso mi abbia arricchito molto vivere con gente molto diversa. Penso di avere una marcia in più rispetto ai miei amici sul fatto delle relazioni. Sono sempre stato in grado di relazionarmi con tante persone senza problemi. Noi abbiamo bisogno di aprire, di sentirci aperti, il nostro cuore ne ha bisogno, quindi se noi diamo questa apertura, le nostre stesse ferite un po' guariscono. Io penso che la famiglia in primo luogo è un posto dove tu stai per come sei, per quello che sei, senza che ti venga chiesto di meritartelo, senza che ti venga chiesto qualcosa in cambio. Possiamo solo offrire la nostra vita di tutti i giorni, cioè accompagnare le persone e farle partecipare alla nostra vita, alla vita di una famiglia.